Buongiorno, bentornati amici. Adesso continuiamo a parlare del positivismo con un autore quale Jeremy Bentham col TH, un filosofo inglese della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento. Nasce nel 1748 e muore nel 1832. Abbiamo parlato di Comte nelle scorse lezioni, principale positivista francese. Adesso in queste lezioni vediamo alcuni positivisti inglesi. Oggi Jeremy Bentham, più che filosofi positivisti, possono essere più propriamente chiamati come filosofi liberali inglesi. Bentham è il padre, non proprio il padre, il primo in assoluto, ma è colui che comunque modificò, adattò, rese famosa la filosofia dell'utilitarismo, filosofia morale e politica dell'utilitarismo. Che cosa dice Jeremy Bentham? Fonda in maniera abbastanza sintetica, o comunque propone in maniera più sintetica di altri, la massima fondamentale dell'utilitarismo. Qual è la massima dell'utilitarismo? Bisogna comportarsi in modo da ottenere la massima felicità possibile per il maggior numero possibile di persone. Qualunque azione morale, secondo Bentham, deve essere finalizzata a questo. Un'azione è morale, un'azione è buona, un'azione è giusta quando produce la massima felicità non solo per se stessi, ma per il maggior numero possibile di individui. La sua teoria utilitaristica naturalmente rappresenta una filosofia molto pratica, molto pragmatica, una morale calcolativa e relativistica. Io devo calcolare se l'azione X o l'azione Y, quale azione soddisfa maggiormente il motto, cioè quell'azione che provoca la massima felicità al maggior numero possibile di persone. È piuttosto semplice, quindi si tratta di un'etica, di una morale calcolativa, di una morale quindi relativistica, di una morale non assoluta. Infatti l'utilitarismo di Bentham, come tante altre forme simili di utilitarismo, sono in contrasto con le filosofie deontologiche. Che cos'è un'etica, una morale deontologica? La morale deontologica è una morale che ti dice in maniera chiara, assoluta, ferma, che cosa devi fare, che cosa non devi fare, che cosa è il bene e che cosa è il male. In ogni tempo, in ogni luogo, una delle forme più importanti della morale deontologica, non certo l'unica, è la morale cristiana, ma anche la morale kantiana. Deon in greco significa si deve, quindi ciò che si deve. La morale deontologica, ripeto che è il contrario dell'etica utilitaristica, un'etica deontologica ti dice che cosa si deve fare in senso assoluto, cioè nelle morali di tipo deontologico il bene, il giusto, sta nell'azione in sé. Secondo la morale deontologica, per esempio il cristianesimo, non uccidere, non rubare, non dire bugie è giusto, cioè non conta la conseguenza dell'azione, conta l'azione in sé. Non dire bugie, non devi mai dire bugie. Anche la morale cristiana, come altre morali deontologiche, prevede delle eccezioni, però diciamo, generalmente non devi dire bugie, è una regola assoluta, così come non devi rubare e così via. Il giusto, il bene, nelle morali deontologiche sta nelle azioni in sé. Invece, secondo Bentham e le morali utilitaristiche, che sono proprio il modello contrario, il bene e il giusto non stanno nell'azione in sé, stanno nelle conseguenze dell'azione. Quindi attenzione, una stessa azione può essere una volta giusta, un'altra volta sbagliata, una volta sarà bene, un'altra volta sarà male. Per esempio, io non devo dire bugie. Non è vero, secondo Bentham, in senso assoluto. Quando una bugia causa dolore, causa infelicità a molte persone, non la devo dire, ma una bugia detta a fin di bene, una bugia che aumenti la felicità delle persone o quantomeno non provochi dolore, allora la puoi dire.
È giusto dire una bugia? Devo dire una bugia? Dipende, devo dire una bugia al mio amico se mi chiede se la moglie lo tradisce, so benissimo che la moglie lo tradisce, devo dirgli la verità, se tua moglie ti tradisce, oppure devo dirgli una bugia? Quanti di voi si sono sicuramente trovati ad interrogativi di questo genere? Magari sì, gli dico la verità, tua moglie ti tradisce, se io penso che questo, insomma, alla lunga favorisca la felicità di tutti, dei figli, se ci sono figli e così via. Però in altri casi, per esempio, se so che il mio amico si suiciderà, potrei pensare che sia meglio che il mio amico non sappia che la moglie lo tradisca, oppure perché io so che questo tradimento è una cosa, non dico di lieve entità, ma una cosa che può essere superabile. La moglie mi ha detto che già si è pentita. Ci sono tantissimi fattori che mi possono far decidere se in quel caso devo dire una bugia oppure no. Quindi in alcuni casi devo dire le bugie, è giusto dire le bugie, in altri devo dire la verità, dipende dalle conseguenze. L'azione non viene valutata in sé, l'azione viene valutata in base alle proprie conseguenze. Quindi possiamo dire le morali deontologiche, le morali cristiane sono anche quelle più facili, quelle più agevoli, perché ti danno una scelta dell'azione che è più sicura, è più facile da calcolare. Non bisogna mai dire bugie, non bisogna mai insultare gli altri, non bisogna mai rubare oppure uccidere e così via. Bisogna sempre pagare le tasse, per esempio, e così via. Quindi io ho una griglia di riferimento più agevole. Faccio questo, non faccio quell'altro. Ci sono dei comandamenti, ci sono delle regole generali, un'azione giusta in sé, un'azione sbagliata in sé, un'azione immorale in sé, un'altra immorale in sé. È più facile decidere quel che è giusto e quel che è ingiusto. Per le etiche utilitaristiche non è così. Una stessa azione, per esempio dire una bugia, può essere morale in una circostanza, immorale in un'altra circostanza, la stessa identica azione nei confronti di altre persone o di altre situazioni. La morale utilitaristica di Bentham è una morale calcolativa, una sorta di algebra morale. Io ogni volta che mi determino ad un'azione, che agisco, che metto in atto un comportamento, devo fare un calcolo che può essere anche piuttosto complicato. Che cosa produrrà la mia azione? Non è l'azione in sé che è valutata giusta, ma le conseguenze dell'azione, e quindi io devo vedere quale utilità mi dà questa azione a me e agli altri. Devo fare un calcolo morale, un calcolo che può essere anche in molti casi complesso, difficile. Fate attenzione. Bentham è il primo ad aver pensato una cosa del genere. No, morali utilitaristiche esistevano già, in particolare nel corso dell'illuminismo. Ci sono stati due personaggi che hanno del tutto anticipato Bentham, e Bentham lo sa, lo ha anche ammesso. Il filosofo Claude Adrien Helvétius, illuminista francese, è il nostro Cesare Beccaria, ma anche David Hutchison era scozzese, ma viveva in Inghilterra. Questi avevano già formulati il principio utilitaristico della massima felicità possibile per il maggior numero di persone. Però questa massima viene, come vi ho detto, espressa in maniera chiara, sintetica da Bentham, diventerà famosa con lui. L'utilitarismo inglese di Jeremy Bentham, ancora molto discusso in filosofia morale. Un'azione non è giusta in sé, il bene e il male non esistono in sé, esistono solo dopo aver calcolato gli effetti di un'azione. Se gli effetti di un'azione aumentano la felicità generale, io la chiamo azione buona, giusta, morale. Se gli effetti dell'azione non aumentano, anzi diminuiscono
la felicità generale, quell'azione è sbagliata, è immorale, è ingiusta. Si tratta di una morale relativistica, infatti Bentham non crede che il bene e il male esistano in natura o che esistano a priori all'interno della ragione umana. Lui non è infatti un giusnaturalista, non pensa che esistano diritti umani. Il bene e il male sono qualcosa che creiamo noi sulla base delle circostanze. Non c'è nulla che in natura sia bene o male. Lui protestò, per lui la morale è soggettiva, lui non era d'accordo con i principi fondamentali della rivoluzione americana e della rivoluzione francese che lui visse in prima persona, perché la rivoluzione francese avvenne durante la sua vita, se ne discuteva proprio durante la sua vita all'epoca in cui lui scriveva. Sia la rivoluzione americana sia la rivoluzione francese si basavano sul presupposto dell'esistenza di diritti naturali, di diritti inalienabili come la vita, la sicurezza, la ricerca della felicità, così scrive Thomas Jefferson nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776, oppure diritti imprescrittibili. I francesi sono un po' più contorti, complicati degli anglosassoni, degli americani, diritti imprescrittibili, che comunque significa sempre inalienabili, diritti che non si possono togliere, così vengono indicati nella prima Costituzione della Rivoluzione francese. Per Bentham invece non esistono i diritti naturali, siamo noi che in base alla nostra valutazione utilitaristica, pragmatica, calcolativa, siamo noi che creiamo il bene e il male. Che cosa intende, attenzione, per felicità Bentham? Sembrerebbe una cosa egoistica, ma vi faccio notare che Bentham, che l'aumento della felicità deve esserci non solo nel soggetto che compie l'azione, ma anche a livello comunitario generale. Non devo pensare solo all'aumento della felicità in me, ma all'aumento della felicità del maggior numero di persone possibile. E quindi lui per felicità, attenzione, intende il piacere, intendendo per piacere fondamentalmente il piacere fisico, mentre invece l'infelicità è il dolore. Lui parte da una posizione, potremmo dire utilitaristica se non materialistica, molto concreta. Lui è molto realistico, dice lui, dobbiamo vedere ciò che l'essere umano è, non ciò che dovrebbe essere in base a una morale eroica della rinuncia, una morale astratta. Noi, come gli altri animali, siamo fatti così. Che cosa facciamo? Ci muoviamo per ottenere il piacere e per scansare il dolore, oppure non ci muoviamo per ottenere il piacere o per scansare il dolore. I moventi delle nostre azioni siamo fatti così, è inutile credere che siamo angeli, noi siamo materia, siamo esseri materiali dominati da due principi pulsionali fondamentali. Come gli animali andiamo dove possiamo e speriamo di trovare piacere, oppure dove possiamo pensare di evitare il dolore. In maniera istintiva, inevitabile, l'essere umano si comporta così anche a livello razionale. Noi non dobbiamo far altro che razionalizzare i moventi biologici essenziali, primordiali, ancestrali dell'essere umano. Quindi lui identifica la felicità con il piacere e l'infelicità con il dolore. Attenzione, piacere e dolore non sono solo gli scopi, trovare uno, evitare l'altro, dell'azione umana. Per lui piacere e dolore sono anche alla base della valutazione morale. Quando noi diciamo questo è giusto, questo è sbagliato, noi tendiamo a valutare moralmente, positivamente, a dire questo è giusto, questo è morale, tutte quelle cose che ci provocano piacere. Invece tendiamo a valutare negativamente, a dire questo è immorale e ingiusto, tutte quelle cose che provocano dolore. D'accordo? Quindi anche la valutazione morale nei confronti di quello che fanno gli altri o in generale è assolutamente agganciata, influenzata
da questi due principi basilari del piacere e del dolore. Il calcolo utilitaristico, io faccio una cosa, la considero giusta a seconda delle circostanze, la stessa cosa può essere sbagliata in altre circostanze, in tempi diversi. Questo calcolo è complesso perché non si tratta di scegliere solo l'azione morale che mi dà un piacere più intenso, intensità del piacere. Ci sono vari parametri del piacere che io devo considerare e sui quali devo imbastire il calcolo, non solo l'intensità, la quantità del piacere, ma anche la durata del piacere stesso, anche la certezza del piacere. Un piacere può essere certo o incerto. L'intensità, la durata, anche la prossimità, cioè la vicinanza del piacere, oppure anche, attenzione, la capacità di un piacere di produrre ulteriori piaceri, oppure la capacità di un piacere di evitare ulteriori dolori successivi rispetto al piacere che io ho scelto. Cosa significa questo? Tra due azioni non necessariamente io vado a preferire quella che ha il piacere più spiccato, più intenso, più forte. Può essere un piacere più forte, ma di breve durata. Capite? Non si tratta di una scelta animalesca, istintiva, io vado istintivamente a carpire quel piacere, quell'altro. No, io posso anche rinunciare a un piacere più intenso se per caso il piacere è più breve rispetto a un piacere più lungo, più duraturo, anche se meno intenso. Posso rinunciare a qualcosa che mi dà molto piacere in cambio di qualcos'altro che mi dà un piacere meno intenso ma più duraturo, anche a livello di piacere sessuale. Bentham non sta dicendo c'è una donna, un'altra donna, un uomo, un altro uomo, dobbiamo fare sesso continuamente per cercare l'intensità del piacere sessuale. Io posso rinunciare anche all'intensità del piacere sessuale a favore del matrimonio o di una relazione duratura, cioè a favore di un piacere sessuale che è più certo. Posso rinunciare anche a un piacere più intenso perché ne ho uno più certo. Il piacere sessuale, faccio sesso con qualcuno, poi faccio sesso con qualcun altro, ogni volta però devo sforzarmi, sprecare le mie energie per trovare un partner che voglia fare sesso. Magari quando sono vecchio diventa più difficile, quindi il piacere può essere intenso, ma un piacere sessuale può essere meno certo se si fa tra partner occasionali. Se invece il piacere sessuale lo ho con una moglie, con un marito, con un fidanzato stabile, diciamo che il piacere è più certo, è più sicuro. Quindi vedete che il calcolo morale non è facile, ci sono vari parametri, devo scegliere il piacere più forte, più intenso o quello più duraturo. Posso scegliere anche un piacere più certo rispetto a un piacere incerto. Io vedo incontro un piacere che è molto forte, a me piace molto, però non sono sicuro di averlo. Quindi ne scelgo uno che è meno intenso, che però è più certo, so di poterlo avere, la prossimità del piacere. Tra due piaceri più o meno equivalenti posso scegliere quello che è più vicino, non quello che è più lontano nel tempo. Oppure posso rinunciare a un piacere che è più vicino, rinunciare alla prossimità per un piacere che è più durevole o più certo, più intenso, anche se è più lontano. Oppure tra due piaceri, uno immediato e uno più lontano, posso scegliere quello più lontano perché ha la capacità di produrre ulteriori piaceri. Per esempio, se io mi drogo, magari la droga mi dà un piacere intenso ed è un piacere vicino. Però poi, dopo che mi sono drogato tante volte, mi sento male. Drogarmi è un piacere molto più intenso rispetto a leggere, però se io mi drogo piuttosto che leggere, avrò un piacere più intenso, ma un piacere che non ha la capacità di produrre ulteriori piaceri, perché poi mi sentirò male e avrò delle malattie. Invece magari se leggo il piacere è meno intenso di quello della droga o dell'alcol, però produrrà ulteriori piaceri per tutta la vita, piaceri intellettuali e così via. Oppure leggere ha la capacità di
evitare ulteriori dolori. La droga o l'alcol sono piaceri intensi, però magari probabilmente mi fanno venire un sacco di malattie, di malesseri in futuro quando sarò più vecchio e quindi morirò prima se fumo per esempio tantissime sigarette, quindi posso rinunciare a un piacere intenso a favore di un piacere meno intenso, meno forte, che però ha la capacità di produrre ulteriori piaceri futuri, oppure può evitare ulteriori dolori. Preferisco un piacere meno forte, ma che non mi porti conseguenze disastrose, piuttosto che un piacere più forte che però mi mette nei guai. Mi piacciono due donne, una è sposata, mi piace di più, l'altra non è sposata, ma mi piace di meno. Posso preferire anche quella che mi piace di meno, perché avrò piacere meno intenso, ma eviterò tutti i guai, i disastri, i problemi che mi potrebbero capitare se io preferisco la donna sposata, perché può succedere che poi il marito ci scopra e succede un bel caos. Quindi vedete, il calcolo morale è difficile, è complesso. Questa infatti rappresenta una delle principali obiezioni contro l'utilitarismo, in contrasto con l'utilitarismo, con la filosofia di Bentham. L'utilitarismo sarebbe una filosofia morale troppo difficile che prevede dei calcoli complessi e a volte paralizzanti, impossibili effettivamente da effettuare. Tu mi dici che devo fare un calcolo, ma fare un calcolo tra decine e decine di alternative per stabilire quale sarà la massima felicità per il maggior numero di persone è praticamente impossibile, soprattutto in una società complessa come la nostra. Pensate, per esempio, io ho dei soldi, come utilizzo questi soldi? Li metto in banca, oppure li spendo per aiutare un bambino in difficoltà, povero nel terzo mondo. In banca potrei far andare avanti l'economia, cioè se nessuno mettesse soldi in banca l'economia crollerebbe e nessuno potrebbe fare la carità ai bambini del terzo mondo, ma magari potrei anche pensare no, allora questi soldi li investo per diventare ancora più ricco, potrò fare ancora più carità, una maggiore carità rispetto a quella che posso fare con i pochi soldi che adesso. Io ho una certa cifra, ho una certa quantità di denaro. Come posso fare? Posso fare 100.000 scelte diverse. Cosa faccio con questo denaro? Come faccio io a essere preveggente o a capire tutti i risvolti, le conseguenze che avranno le mie azioni e le conseguenze delle conseguenze? Se metto in banca i miei soldi ci saranno delle conseguenze, magari quella banca finanzia aziende che fabbricano armi e quindi qualcuno in più morirà se io metto i soldi in quella banca, oppure non lo so, è assolutamente impossibile, capite? Calcolare tutte le possibili variabili che spesso non dipendono neanche da me, ma da altri. Che una volta che io ho fatto quell'azione, io non posso sapere con certezza se dire una bugia provocherà l'aumento della felicità generale o provocherà la diminuzione della felicità generale. Non lo posso sapere. Ci sono economisti che dicono che fare la carità non serve, è meglio far andare avanti l'economia, ma io non sono un grande economista, quindi capite come faccio a prevedere il futuro? Se dovessimo applicare in maniera precisa, cavillosa, questo tipo di calcolo morale, ci troveremmo di fatto di fronte all'impossibilità di fare qualunque azione, perché non possiamo veramente prevedere tutte le conseguenze, non sempre sono conseguenze me e il mio amico una questione a due. Ho fatto l'esempio della banca, le conseguenze possono riguardare anche persone, magari ma attraverso le attività economiche, persone che vivono anche all'altro capo del mondo e che comunque non conosco, che lavorano per quella banca, magari se non metto i soldi in banca verranno licenziate queste persone. Posso usare quei soldi per aiutare il mio vicino che è indigente, ma forse potrei fare qualcosa di meglio, di investire per migliorare l'economia, invece di fare la carità, li utilizzo per avere ancora più soldi, per assumere delle persone o per far lavorare tante persone. È un problema tra questo calcolo tra le varie variabili del
piacere, è un calcolo paralizzante, secondo molti impossibile, quindi la morale utilitaristica sarebbe impraticabile. È comunque del tutto insicura perché io agisco in base ad un calcolo che non è verificato, non è verificabile, non è programmabile perché le conseguenze avverranno in un futuro che non posso prevedere. Il nostro Alessandro Manzoni non ha scritto soltanto I Promessi Sposi, Manzoni, ha scritto le osservazioni sulla morale cattolica, testo di filosofia che difende la morale cattolica. C'è un appendice in questo testo in cui Manzoni se la prende proprio contro Bentham e cerca di criticare la morale che fonda il suo principio sull'utilità, dice Manzoni. Manzoni rivolge verso Bentham delle obiezioni che sono tipiche delle obiezioni contro l'utilitarismo, obiezioni molto acute, valide ancora oggi. Manzoni dice: se noi dobbiamo pensare solo alla massima felicità per il maggior numero di persone, escludiamo le minoranze, cioè non ci occupiamo di tutti, non ci occupiamo della felicità, della vita, del destino di singoli individui che noi lasciamo, possiamo lasciare anche morire perché tanto l'importante è la maggioranza. Manzoni dice: questo è un pensiero tipicamente anglosassone in cui contano solo le maggioranze, un pensiero egoistico, democratico nel senso peggiore del termine. La maggioranza gode di più piaceri, non importa se la minoranza ha dolore o muore di fame. Invece per lui la morale cattolica, almeno in teoria, deve occuparsi di ogni singolo individuo, cioè non lascia infelice neppure un singolo individuo o una minoranza. Manzoni può fare questo esempio e lo possiamo fare tutti. Io potrei arrivare anche a dire che rubare e uccidere è giusto, è morale, è buono in alcuni casi, perché tu, Bentham, hai detto che conta soltanto la conseguenza dell'azione. Allora io, prima di tutto, se calcolo personalmente le conseguenze dell'azione, potrei non avere nessun rispetto delle leggi. Le leggi potrebbero essere in contrasto con il calcolo che di volta in volta io faccio, quindi la morale utilitaristica in qualche modo fonda la liceità dell'azione morale spesso in contrasto con la legge, in qualche modo ti spinge a violare la legge o a considerare la legge ingiusta. La legge dice che ovviamente uccidere è immorale, è illegale. Bentham era un giurista, attenzione, lui tende a identificare, a vedere come cose simili la morale e la legge, attenzione. Quindi, secondo lui, perché lui risponde a queste obiezioni di Manzoni e di altri, io non sto dicendo, dice Bentham, che chiunque possa fare un calcolo come vuole lui, se arriva alla conclusione che uccidere una persona provochi felicità, piacere a tante altre persone, tranne a quello che viene ucciso, allora io dico che è lecito uccidere. No, per lui, Bentham, bisogna armonizzare il calcolo morale a livello collettivo, cioè ciò che è morale e ciò che è giusto deve essere stabilito dalla legge. La legge deve garantire la massima felicità al maggior numero di persone possibile, però lo fa armonizzando a livello generale le questioni. La legge decide che nella maggior parte dei casi uccidere è ingiusto, perché se tutti uccidessero non ci sarebbe l'aumento della felicità per il maggior numero delle persone. Devo impedire ciò che è immorale, diventa anche illegale, devo impedire per legge che qualcuno uccida. Potrebbe esserci un caso in cui uccidendo una persona ne faccio felici molte altre, ma sono casi singoli che a lungo andare violerebbero il calcolo originario. Per esempio, io uccido una persona molto ricca che non aiuta mai nessuno, non paga le tasse, nasconde i soldi nei paradisi fiscali. Io posso ucciderlo e appropriarmi di tutti i soldi di questa persona malvagia. Picchia la moglie, i figli, tratta male gli impiegati, li sfrutta, è cattivo, magari ha delle perversioni, non so, fa male a un sacco di persone. Io uccido questa persona, automaticamente aumenterò la felicità di tantissime altre persone che sono quelle che lui sfrutta, picchia, non aiuta, rende infelici. Quindi io tolgo la felicità a una persona perché lo uccido, ma do
la conseguenza di questo omicidio è dare la felicità a tantissime altre persone. Io posso appropriarmi, derubare la persona che uccido o semplicemente anche derubarla senza ucciderla e utilizzare i suoi soldi per rendere felice tantissime persone, mentre lui non l'avrebbe fatto, tiene i suoi soldi in banca e così tante altre cose. Io posso rubare al ricco come Robin Hood e considerare legittimo, morale e giusto rubare al ricco, perché poi io uso ciò che gli ho rubato per darlo ai poveri, come Casa di Carta, no? La serie TV, loro si giustificano: rubiamo ad una banca, non rubiamo a qualcuno, ci stampiamo cartamoneta in eccesso, poi la diamo o a noi stessi o anche ad altre persone. A un certo punto la distribuiscono alla popolazione, mi sembra, se non erro. Io non ho visto la terza e la quarta serie o la quinta, solo le prime due. Bentham dice no, questo non è vero, perché se capite, in un caso singolo si potrebbe fare questo calcolo: rubare aumenta la felicità di tanti altri, tranne di quello che è stato derubato o di quello che è stato ucciso. Questo vale ipoteticamente in singoli episodi, ma se tutti fossero autorizzati a rubare o uccidere in base a questo principio, alla fin fine calerebbe la felicità e il piacere di tutti, se non altro perché chiunque vivrebbe nella paura, nel terrore di poter essere ucciso o derubato in qualunque momento. Quindi capite, il calcolo utilitaristico, dice Bentham, non si può fare a livello individuale, si deve fare a livello comunitario, a livello di Stato, a livello di società. Quindi deve essere la legge a esprimere l'utilità, l'utilità sociale, a prescriverla, l'utilità sociale complessiva. Famoso esempio che si fa in filosofia morale: suicidarsi può essere giusto, può essere legittimo. Io posso accettare che il suicidio sia legale, cerco di non impedire il suicidio o di non punire il suicida. Ovviamente, se non è riuscito nell'intento, se sopravvive, non verrà punito. Però a livello di legge, se una percentuale enorme nel mio stato iniziano a suicidarsi, questo danneggerebbe la felicità di tutti. Quindi dovrei fare qualcosa per impedire, per cercare di evitare in qualche modo il suicidio, di renderlo illegale o comunque di colpirlo, di disincentivarlo. Quindi il calcolo morale non va fatto a livello di individuo, va fatto a livello di comunitario. C'è la legge, il legislatore che deve fare questo calcolo morale in termini complessivi. Bentham era un giurista, così Bentham risponde all'obiezione che dice se vale solo la conseguenza, tu potresti uccidere, derubare qualcuno e beneficare, e tanti altri riceverebbero felicità o piacere dall'uccisione oppure dal furto, tranne uno, quello che viene derubato e ucciso, e così via. Infinite sono le discussioni ancora adesso in filosofia morale sulla morale utilitaristica, però mi piacerebbe sapere quanti di voi in una società pragmatica, liberale e individualistica come quella di oggi preferiscono la morale deontologica e fanno una cosa perché è giusto farla, oppure è sbagliato farla, è giusto in sé, è sbagliato in sé, oppure, come io credo, quanti di voi, forse la maggior parte di voi, questo credo, fanno appunto di solito un calcolo, fanno sempre un calcolo utilitaristico. La visione della legge di Bentham era anch'essa fortemente utilitaristica. Evitare il reato, punire il reato, serve per evitare che le persone perdano piacere, perdano felicità. Noi dobbiamo punire il reo, il criminale, non per motivi moralistici, non perché odiamo il criminale. È giusto che paghi perché ha violato la legge. Noi puniamo il criminale, attenzione, secondo Bentham, condanniamo il criminale per una funzione preventiva, prima di tutto deve essere un esempio per gli altri. Se fai questo, che danneggia la felicità della comunità, vieni punito. Quindi si tratta di un deterrente. Noi non puniamo il criminale perché odiamo il criminale. Noi puniamo il criminale semplicemente perché
dimostriamo che quella cosa non si può fare perché produce dolore per la maggior parte della gente e quindi diciamo agli altri guardate se fate questa cosa, questa stessa cosa negativa, questo crimine, vi puniamo anche a voi, oppure facciamo in modo che il criminale non ripeta il reato. La pena ha solo una funzione preventiva, infatti diceva Bentham, non c'è bisogno che la pena sia crudele, basta che sia sicura. Infatti lui era contro la pena di morte, perché non serve. Tu devi evitare che quel criminale che ha ucciso persone, ha fatto delle stragi, ma non è che siccome noi siamo indignati lui deve morire, deve soffrire perché ha fatto soffrire altri. Questo non ha senso secondo Bentham. Non puoi purtroppo tornare indietro ed evitare il crimine, puoi semplicemente evitare che ci siano altri crimini. Quindi se noi possiamo tenerlo all'ergastolo in modo tale che non nuoccia, o fargli una cura che faccia in modo che non delinquerà più, è inutile che lo mettiamo a morte. Bentham, per esempio, sarebbe favorevole agli arresti domiciliari con il braccialetto, cioè tenere il criminale in una condizione di controllo, magari spiato continuamente da telecamere, in modo tale che non ripeta il reato, che non delinqua più, piuttosto che farlo soffrire in una prigione, in una cella. D'accordo, se ci sono altre modalità per impedire il reato, magari lo teniamo a casa con delle telecamere, non può uscire di casa se non scortato dalla polizia una volta alla settimana soltanto, allora noi scegliamo queste modalità. Quindi anche la visione della pena e le motivazioni per scontare una pena, secondo Bentham, vanno calcolate utilitaristicamente. Bentham scrive molte opere di cui non vi dico i titoli, molte saranno pubblicate postume perché lui non si occupava molto di pubblicare. Lui alla fine della sua vita ha la soddisfazione di vedere tanti discepoli e addirittura un giornale, la Westminster Review, la rivista di Westminster, un giornale che porta avanti le dottrine e le idee dell'utilitarismo. Tra i suoi discepoli c'è James Mill, che sarà il padre di quel John Stuart Mill che andremo a studiare nella prossima lezione, anzi nelle prossime due lezioni sul positivismo, ma forse sarebbe meglio dire in questo caso sul pensiero liberale inglese. Vi ringrazio, continuate a seguirmi, spero che il positivismo o questi autori, insomma, vi stiano piacendo. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.